Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo di nuovo di un supporto per telefoni o tablet del marchio OEM. Io di questo marchio ho già recensito un bastone per fare i selfie e proprio in quel video dicevo appunto di non chiamarlo bastone per fare i selfie perché è un dispositivo molto evoluto. Alla fine di questo video vi lascio la sua recensione completa, quindi mi raccomando andatela a vedere. Il dispositivo OEM di oggi, eccolo qui, e si chiama OEM Go. A me la forma piace particolarmente tanto e vi faccio sentire che girando questa levetta sentiremo questo rumore che mi ricorda molto la carica delle vecchie sveglie. La funzione è semplicissima, all'interno di questa fessura ci infiliamo il nostro telefono o il nostro tablet, giriamo questa levetta, qui c'è una morsa che va a stringere il telefono e il gioco è fatto. Prima di andare a vedere come funziona, vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Quindi all'interno della scatola, eccola qui, e si apre in questo modo, troviamo naturalmente il nostro supporto che già vi ho fatto vedere. Andando avanti abbiamo qui le istruzioni principali, poi abbiamo il libretto delle istruzioni, ma è veramente semplicissimo andare ad utilizzare questo dispositivo, e un cavetto per andare a ricaricare la sua batteria interna, e abbiamo un cavetto USB di tipo A, USB di tipo C. Adesso vediamo insieme le caratteristiche principali. Il supporto OEM Go ha una batteria interna da 200 mAh che garantiscono 10 ore di autonomia e la batteria si ricarica in 2 ore. Il dispositivo ruota su se stesso di 360 gradi e 30 gradi in verticale. La capacità massima è di 480 grammi e tenete bene in mente il valore di 480 grammi come peso massimo consentito, perché qui a me è scattato l'accrocco che poi andremo a vedere alla fine del video. Cosa importante da dire sul dispositivo: qui abbiamo questa telecamera perché il dispositivo ha un sistema integrato di tracciamento del viso, che significa che una volta che abbiamo avviato il dispositivo e ci spostiamo, lui in automatico ci inseguirà senza dover installare nessuna applicazione sul nostro tablet o sul nostro smartphone, perché tutto il lavoro lo farà la telecamera qui davanti. Quindi basterà inserire il nostro telefono o il nostro tablet all'interno della morsa, avviare il dispositivo tramite le gesture che poi andremo a vedere e il gioco è fatto. Se ci spostiamo lui ci verrà dietro. Ultima cosa, abbiamo la filettatura per il cavalletto, quindi che significa che possiamo appoggiare il dispositivo sia su un piano o fissarlo a un cavalletto. Ora vediamo se funziona e se ci traccia. Ci siamo spostati in salone per testare il dispositivo, cosa che non vi ho fatto vedere prima. Qui dietro abbiamo la porta USB di tipo C per andare a ricaricare il dispositivo e qui davanti abbiamo il tasto di accensione, quindi tengo premuto. Adesso il LED è di colore blu. Questo significa che il dispositivo è in stand-by, quindi sta aspettando i nostri comandi per partire. Allora, quindi ce lo mettiamo davanti, quindi che ci inquadra. Allora, la gesture per avviare il dispositivo è il simbolo di OK e va fatta da circa da mezzo metro fino a 1,5 metri, mentre il tracciamento funziona fino a 3 metri. Quindi, dispositivo davanti, simbolo di OK, mi ha riconosciuto subito, si è già posizionato, il LED è di colore verde e naturalmente se io sposto il volto, come in questo momento, lui ruota. Per bloccarlo, mano aperta, simbolo di stop, e il dispositivo si blocca e il LED torna di color blu. Adesso quindi lo vado a posizionare e vediamo come funziona. Ho fatto partire la registrazione sulla mia fotocamera frontale del mio smartphone. Adesso vado ad avviare il dispositivo. Vi ricordo che la gesture va fatta da mezzo metro fino a 1,5 metri. Simbolo di OK, LED verde, il dispositivo già si sta muovendo. Vado indietro e mi sposto da questo lato, da quest'altro lato, mi avvicino, mi abbasso, mi alzo, ricordo oscillazione fino a 30 gradi, devo dire che il movimento è molto fluido e mi segue veramente bene. Il tracciamento funziona fino a 3 metri, più o meno qui siamo a 3 metri, vediamo che succede, mi sposto e lui ancora mi segue e devo dire che lo fa anche molto molto bene. Mi riavvicino, provo a fare movimenti bruschi da vicino che sono un pochettino più difficili da controllare e devo dire che anche se mi muovo velocemente comunque lui riesce sempre a tenermi all'interno dell'immagine. Questo dispositivo a chi può essere utile? Sicuramente a chi fa dirette YouTube, a chi fa streaming, ma anche per le riunioni Teams, insomma trova veramente milioni di utilizzi. Devo dire che il tracciamento, come l'altro dispositivo della OEM che ho provato, è veramente molto molto preciso e qui tutto il lavoro lo sta facendo la telecamera frontale del dispositivo, quindi non il mio telefono ma la telecamera frontale, e è molto molto reattiva, quindi un ottimo dispositivo
Per bloccare il tutto, mano aperta, il LED torna di colore azzurro e in questo momento il tracciamento è bloccato. Per farlo ripartire, ed è ripartito. Ultra preciso e tutto molto molto silenzioso. Adesso tolgo il mio smartphone e vado a mettere un tablet e vediamo se il comportamento è lo stesso. Come per il telefono, anche il tablet. Cerchiamo di metterlo al centro e andiamo a stringere la morsa. Già ho avviato la mia fotocamera frontale e avvio la registrazione. Mi metto comodamente sul mio divano, simbolo di ok, LED verde mi ha trovato. Mi sposto e, come possiamo vedere, mi segue. Mi avvicino e alza un pochettino il mio tablet, mi allontano e lo abbassa. Quindi questo dispositivo è comodo anche per fare le dirette direttamente sbragati sul divano. Adesso manca l'ultima cosa, manca il mio accrocco, quello che vi ho fatto vedere all'inizio del video, ed eccolo qui, andiamo a scoprire a che cosa serve. Mi sono procurato una bilancia perché, se vi ricordate, vi avevo detto di tenere in mente i 480 grammi, quindi accendiamo la bilancia e vediamo quanto pesa la mia macchietta fotografica, compresa di microfono e di accrocco che ho fatto. Ve lo faccio vedere. 347 grammi. Questo che ho fatto è veramente una tavoletta con un aggancio di un, diciamo, bastone per selfie cinese. Lo vado ad avvitare sotto la mia macchinetta e adesso qui scatta l'accrocco e lo vado a fissare all'interno del supporto. Il mio scopo è fare le riprese e farmi seguire dalla mia macchinetta. Vediamo se effettivamente funziona. Accrocco montato su OM Go montato direttamente sul cavalletto, simbolo di ok per partire, LED verde, la macchinetta inizia a muoversi. Mi allontano, cammino un pochettino e la macchinetta mi segue. Sono veramente contento perché fino adesso utilizzavo lo smartphone, ma la qualità della macchinetta è nettamente superiore a quella di un telefono, quindi avere la possibilità di utilizzare la macchinetta quando sono in movimento mi fa molto molto comodo ed è una funzionalità che sicuramente utilizzerò. Certo, adesso dovrò vedere se va ottimizzato qualcosina, perché questo è un accrocco un pochettino grezzo, quindi questo poi lo vedrò nel tempo. Siamo anche nei 480 grammi, che è il peso massimo, quindi siamo in regola. Bene amici, a questo punto possiamo andare a fare le conclusioni. Che dire, questo dispositivo a me piace tantissimo perché funziona bene, è bello da vedere, quindi ve lo consiglio sicuramente. Nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere su Amazon. Amici, io vi saluto, al prossimo video, Flavio. Ultima cosa, se premo per 2 volte il tasto, 1, 2, il LED si accende di arancione e il dispositivo fa un giro completo su se stesso di 360 gradi. Se invece lo vado a premere per 3 volte, il dispositivo inizierà a girare e non si fermerà finché non saremo noi ad andare a premere il tasto. Al prossimo video, Flavio.